Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Concor, Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Ultimo aggiornamento. 15 novembre 2021. Cosa Concor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Concor durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Concor? Concor ha un farmaco a base del principio attivo di bisoprololo fumarato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Concor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Concor 10 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: bisoprololo fumarato. Gruppo terapeutico: beta-bloccanti selettivi. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione arteriosa, angina pectoris. Posologia: 1 compresse da 10 mg al giorno, salvo diversa prescrizione medica. La dose iniziale può essere di mezzo compresse da 10 mg una volta al giorno. Se necessario, il dosaggio giornaliero può essere aumentato ad 1 compressa al giorno. Solo in casi isolati può essere necessario un aumento delle dosi a 2 compresse da 10 mg, in unica somministrazione, al giorno. La terapia con Concor non deve essere sospesa bruscamente. Ciò vale in particolare in pazienti che soffrono di angina pectoris, pazienti con insufficienza epatica e danno renale. Grazie alle modalità di escrezione bilanciata, non sono necessari aggiustamenti posologici particolari in pazienti con insufficienza renale o epatica lieve o in terapia concomitante con farmaci induttori del metabolismo epatico, per esempio rifampicina. Solo nei casi gravi è opportuno non superare la dose giornaliera di 10 mg. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere inghiottite con un poco di liquido, se possibile al mattino, a stomaco pieno. Controindicazioni. Bisoprololo è controindicato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Insufficienza cardiaca acuta o episodi di insufficienza cardiaca scompensata che richiedono terapia inotropa via endovena. Shock cardiogeno. Blocco atrioventricolare di IUI grado, senza pacemaker. Sindrome del nodo del seno. Blocco senoatriale. Bradicardia con meno di 60 battiti/min. Prima dell'inizio della terapia. Ipotensione, pressione sistolica inferiore a 100 mmHg. Grave asma bronchiale o grave malattia polmonare ostruttiva e cronica. Stadio avanzato di occlusione arteriosa periferica e sindrome di Raynaud. Feocromocituma non trattato, vedere sezione 4. Acidosi metabolica. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento, vedere sezione 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Bisoprololo deve essere usato con cautela in caso di insufficienza cardiaca. Il trattamento dell'insufficienza cardiaca stabile cronica con bisoprololo deve essere iniziato con una speciale fase di determinazione della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Combinazioni sconsigliate. Calcioantagonisti quali il verapamil ed in misura minore il diltiazem. Effetto negativo sulla contrattilità e conduzione atrioventricolare. La somministrazione endovenosa di verapamil in pazienti sotto trattamento con beta-bloccanti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Concor insieme ad altri farmaci come Eurus Gilenia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Concor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Concor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Bisoprololo ha effetti farmacologici che possono determinare effetti dannosi durante la gravidanza e un il feto/neonato. In generale i beta-bloccanti riducono la perfusione placentare, che si associa con un ritardo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In uno studio clinico, in pazienti con malattia coronarica, è stato osservato che bisoprololo non influisce negativamente sulla capacità di guidare. Comunque, per le variazioni individuali di reazione ai farmaci, la capacità di guidare e di usare macchinari potrebbe essere influenzata. Questo deve essere considerato in particolare all'inizio della terapia, in caso di cambiamento della terapia ed in caso di assunzione contemporanea di alcolici. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati al farmaco sono di seguito elencati, in ordine di frequenza, usando la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen 1 decimo. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1, 1, 000. Molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi più comuni attesi in caso di sovradosaggio sono bradicardia, ipotensione, broncospasmo, insufficienza cardiaca acuta e ipoglicemia. Ad oggi sono stati riportati pochi casi di sovradosaggio con bisoprololo, dose massima 2000 mg. Sono state notate bradicardia e/o ipotensione. Tutti i pazienti sono guariti. C'è un'ampia variabilità individuale di sensibilità ad una singola dose elevata di bisoprololo. È quindi obbligatorio iniziare la terapia di questi pazienti con una titolazione graduale secondo lo schema riportato nella sezione 4.2. In generale, in caso di sovradosaggio, il trattamento con bisoprololo deve essere interrotto ed instaurata una terapia di supporto e sintomatica. Dati limitati suggeriscono che bisoprololo è difficilmente dializzabile. In base alle azioni farmacologiche attese ed alle raccomandazioni di altri beta bloccanti, devono essere prese in considerazione le seguenti misure generali, quando giustificato clinicamente. Bradicardia. Somministrare atropina per endovena. Se la risposta è inadeguata, può essere somministrata con cautela isoprenalina o un altro farmaco con proprietà cronotrope positive. In alcune circostanze potrebbe essere necessario l'inserimento di un pacemaker transvenoso. Ipotensione. Devono essere somministrati liquidi e vasopressori per via endovenosa. Potrebbe essere utile la somministrazione di glucagone per via endovenosa. Blocco atrioventricolare, II grado. I pazienti dovrebbero essere monitorati attentamente e trattati con isoprenalina per infusione o potrebbe essere necessario introdurre un pacemaker per via transvenosa. Peggioramento acuto dell'insufficienza cardiaca. Somministrare diuretici per via endovenosa, farmaci inotropi, vasodilatatori. Broncospasmo. Somministrare broncodilatatori come isoprenalina, farmaci beta-2 simpaticomimetici e/o aminofillina. Ipoglicemia. Somministrare glucosio endovena. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Beta bloccante selettivo. Codice ATC. C07AB07. Il bisoprololo fumarato ha un beta bloccante dotato di selettività per i beta 1 recettori, privo di attività simpaticomimetica intrinseca e di attività stabilizzante di proprietà farmacocinetiche. Il bisoprololo ha un assorbimento del 90%, presenta un basso legame proteico. Nell'uomo il 50% della dose è metabolizzato, mentre il restante 50% viene eliminato in forma immodificata attraverso dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. DL50 somministrazione orale 734 mg/kg nel topo, 1116 mg/kg nel ratto, 90 mg/kg nel cane. Elenco degli eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, povidone, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra, titanio diossido, macrogol 6000, ferro ossido giallo, calcio fosfato bibasico anidro, ferro ossido rosso. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Concora a base di bisoprololo fumarato sono bisoprololo ACL, bisoprololo Aurobindo Pharma Italia, bisoprololo Doc Generics, bisoprololo EG, compressa rivestita, bisoprololo Krka, bisoprololo Milan, bisoprololo Pensa, bisoprololo Sandoz, compressa rivestita, bisoprololo Teva, bisoprololo Zentiva, Cardicor, Congescor, Sequacor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.